Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco chiaridoxina di Malife Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha chiaridoxina? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere chiaridoxina durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha chiaridoxina? Chiaridoxina è un farmaco a base del principio attivo doxazosin mesilato, appartenente alla categoria degli alfa-bloccanti e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda di Malife Pharmaceuticals SRL. Chiaridoxina può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: chiaridoxina 2 mg 30 compresse, chiaridoxina 4 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: di Malife Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: doxazosin mesilato. Gruppo terapeutico: alfa bloccanti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione arteriosa essenziale. Doxazosina fidia è indicato nel trattamento dei sintomi clinici associati alla iperplasia prostatica benigna, IBP. Posologia: le compresse devono essere assunte in monosomministrazione giornaliera con una quantità sufficiente di acqua. La durata del trattamento deve essere stabilita dal medico. Ipertensione arteriosa: la dose abituale di doxazosina fidia da 1 a 8 mg al giorno. La massima dose raccomandata è di 16 mg al giorno. La dose iniziale è di 1 mg prima di coricarsi, mezzo compressa da 2 mg, e questa dose deve essere mantenuta da 1 a 2 settimane di trattamento. Dopo questo periodo il dosaggio può essere aumentato a 2 mg una volta al giorno e mantenuto per altre 1 a 2 settimane. Al bisogno, il dosaggio giornaliero può essere aumentato ancora gradualmente, sempre dopo lo stesso intervallo di tempo, a 4,8 e 16 mg una volta al giorno, in base alla risposta del paziente. Iperplasia prostatica benigna. All'inizio del trattamento con doxazosina fidia, si raccomanda il seguente schema posologico. Giorni da 1 a 8. 1 mg al giorno, mezzo compressa di doxazosina fidia da 2 mg. Giorni da 9 a 14. 2 mg al giorno, 1 compressa di doxazosina fidia da 2 mg. In base ai parametri aerodinamici e alla sintomatologia della IPB del paziente, questa dose può essere aumentata a 4 mg, 1 compressa di doxazosina fidia da 4 mg, e successivamente, alla massima dose raccomandata di 8 mg, 2 compresse di doxazosina fidia da 4 mg. L'intervallo di tempo raccomandato tra un incremento posologico e quello successivo va da 1 a 2 settimane. La dose giornaliera abituale raccomandata è di 2-4 mg. Doxazosina fidia deve essere usato in monosomministrazione giornaliera. Se si interrompe la somministrazione di doxazosina per qualche giorno, la ripresa del trattamento andrà fatta a partire dal dosaggio iniziale di 1 mg. Pazienti anziani e pazienti con insufficienza renale. La farmacocinetica della doxazosina rimane invariata nei pazienti anziani e in quelli con insufficienza renale. Inoltre, non ci sono evidenze che la doxazosina aggravi l'insufficienza renale preesistente. Pertanto, si raccomanda generalmente la dose abituale. Comunque, a causa della possibile comparsa di ipersensibilità in alcuni di questi pazienti, è necessario prestare particolare attenzione all'inizio del trattamento. Doxazosina non dializzabile poiché è altamente legata alle proteine plasmatiche. Pazienti con insufficienza epatica. Il dosaggio deve essere aumentato con particolare prudenza nei pazienti con insufficienza epatica. Non ha disponibile alcuna esperienza clinica nei pazienti con insufficienza epatica severa, vedere la sezione 4 speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. Bambini. L'uso di doxazosina è sconsigliato nei bambini di età inferiore ai 12 anni a causa della mancanza di dati di efficacia.
Controindicazioni. Doxazosina fidia controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota ai chinazolinici, ad esempio prazosina, terazosina, doxazosina, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Nei pazienti con storia di ipotensione ortostatica, nei pazienti con iperplasia prostatica benigna, IPB, e concomitante ostruzione del tratto urinario superiore, infezione cronica delle vie urinarie o calcoli alla vescica. Durante l'allattamento, vedere paragrafo 4.6.1. Nei pazienti con ipotensione 2, doxazosina in monoterapia A controindicata nei pazienti che presentano vescica iperattiva o anuria con o senza insufficienza renale progressiva. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Inizio della terapia. In relazione alle proprietà alfa bloccanti della doxazosina, i pazienti possono manifestare ipotensione posturale caratterizzata da capogiri e debolezza o più raramente da perdita di coscienza, sincope, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di doxazosina ed un inibitore della PDE5 può comportare ipotensione sintomatica in alcuni pazienti. Vedere paragrafo 4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. Non sono stati condotti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere chiaridoxina durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere chiaridoxina durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per l'indicazione di ipertensione. La sicurezza di doxazosina durante la gravidanza non è stata stabilita poiché non sono stati condotti studi adeguati o ben controllati su donna in gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di intraprendere attività come l'uso di macchinari e la guida di autoveicoli può essere compromessa, soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderabili sono stati osservati e riportati durante il trattamento con doxazosina con le seguenti frequenze. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, a 0 yen 1 centesimo a 1/10. Non comune, a 0 yen 1,1000 a 1 centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Qualora il sovradosaggio porti ad ipotensione, il paziente deve essere immediatamente posto supino con la testa in posizione declive. Altre misure di supporto devono essere intraprese in rapporto al singolo caso. Poiché copyright la doxazosina è altamente legata alle proteine plasmatiche, la dialisi non è indicata. Se la misura intrapresa non è sufficiente, lo shock deve essere inizialmente trattato con un espansore di volume. In seguito, se necessario, deve essere usato un farmaco vasopressore. La funzionalità renale deve essere monitorata e supportata al bisogno. Proprietà farmacodinamiche. Codice ATC C02-C04, antipertensivi, bloccanti dei recettori alfa-adrenergici. G04-CA, urologici, antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. La somministrazione di doxazosina produce una significante riduzione della pressione arteriosa conseguente alla diminuzione delle resistenze, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, doxazosina è ben assorbita. I picchi plasmatici sono raggiunti dopo 2 ore e la biodisponibilità assoluta del 63% circa. Il legame della doxazosina con le proteine, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non hanno evidenziato alcun rischio specifico per gli esseri umani in base agli studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale carcinogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio lauril solfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di chiaridoxina a base di doxazosina mesilato sono Benur, Cardura, Didralen, Dilur, Doxafin, Doxazosina Alnus, Doxazosina Alter, Doxazosina Aristo, Doxazosina Aurobindo, Doxazosina EG, Doxazosina Exal, Doxazosina Milan Generics, Doxazosina Pensa, Doxazosina Sandoz, Doxazosina Doc Generici, compressa, Doxazosina Ratiofarm, Doxazosina Zentiva, compressa divisibile, Kimura, Lenaxolan, compressa, Noradox, Normoten, Quorum, Sidox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.